E se un giorno, proprio come tanti altri, aprissimo il negozio in cui lavoriamo? Se all'improvviso l'inquietudine che ci ha accompagnato nei mesi precedenti prendesse forma davanti a noi, proprio lì, e si manifestasse con la violenza più brutale che avreste mai potuto immaginare, se tutto questo non lasciasse scampo, se in quel preciso momento tutto ciò che siete stati, tutto ciò che avete costruito e sognato, terminasse così, senza un perché. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Milo of Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. E sì, sono tornata dopo un lungo silenzio, ma oggi riprendiamo esattamente da dove avevamo interrotto. Partiamo? Allacciate le cinture e percorriamo insieme questo miglio di crimine. Oggi vi parlo di René Sweeney. Sudbury è una città mineraria e universitaria situata nel nord della provincia dell'Ontario, nel Canada centrale, a nord della regione dei Grandi Laghi. In questa zona, lontana dalle grandi metropoli del sud come Toronto, la città è cresciuta attorno alle miniere di nickel immerse nelle foreste boreali canadesi. Alla fine degli anni 90 Sudbury vive una situazione di criminalità presente ma contenuta. Una città industriale di medie dimensioni dove i problemi sono soprattutto piccoli furti, vandalismi e abusi di alcol e sostanze. Sullo sfondo la percezione è quella di una comunità operaia con qualche frizione sociale, ma ancora relativamente sicura rispetto alle grandi metropoli canadesi. Ed è proprio qui che nasce René il 21 agosto 1974. Qualche anno dopo arriva anche la sorellina, Kim. Crescono proprio a Sudbury in una famiglia unita e tranquilla. Carol e Danny sono genitori presenti, fanno crescere le figlie con dei valori sani, fatti di piccoli gesti e di un profondo rispetto reciproco. È un'infanzia serena e lineare. René cresce così, con i piedi per terra e la certezza di poter sempre contare su chi ha intorno. Il rapporto tra le due sorelle è davvero degno di nota. Sin dalla prima infanzia, pensate, appena René impara a leggere, passa ore sedute accanto a Kim a leggere i libri degli orsetti del cuore, che sono quegli orsi colorati con i simboli sul pancino che all'epoca piacevano tanto ai bambini. Anche crescendo durante gli anni difficili dell'adolescenza, quel legame non si incrina mai. Restano una la roccia dell'altra, diventano complici in tutto. Ma verso la fine degli anni Ottanta la sorte inizia ad accanirsi su questa famiglia. Infatti, Carol inizia ad avere dei problemi di salute e purtroppo le viene diagnosticata la sclerosi multipla. E poco dopo, nel 1990, arriva il secondo duro colpo della vita, quando René ha soltanto 15 anni e Kim 12, il papà Danny, perde la vita. Seguono anni duri, durissimi, in cui questa famiglia deve fare i conti con problemi finanziari e una forte sensazione di instabilità. Poi, nel 1994, Carol si risposa con Bill Strachan, un agente di polizia locale. La famiglia si allarga. Bill ha 3 figlie, Cari, Lianna e Trina, che hanno già la loro vita, ma il nuovo nucleo familiare è affiatato. Per René e Kim, Bill diventa un punto di riferimento, una presenza che riporta ordine e sicurezza in una casa che ne aveva un disperato bisogno. È proprio in questo clima di ritrovata serenità che René riesce a guardare avanti. Nonostante i colpi subiti, non si è mai lasciata andare. Viene descritta come una ragazza ottimista, ma è soprattutto determinata. La sua grande passione è la musica, un interesse coltivato fin da bambina, che ora sta trasformando nel suo progetto di vita. Studia con costanza, senza perdere di vista l'obiettivo. Per lei la musica non è solo un sogno, è il futuro, che sta costruendo con la stessa serietà che mette in ogni cosa. Facciamo un balzo avanti. È il 1998 e René è al 4º anno di musica alla Laurentian University.
4 anni di dedizione tra scale, teoria ed esercitazioni. Suona il trombone in modo eccellente, tanto da essere entrata nella Sudbury Symphony Orchestra. Pensateci bene, una studentessa universitaria che si esibisce con un'orchestra sinfonica non è un traguardo che arriva per caso. Dietro c'è un talento innato, anni di dedizione e una disciplina che va ben oltre a ciò che ci si aspetterebbe da una giovane di 23 anni. Questa determinazione non si ferma all'università. Con Carol che combatte contro la malattia, René decide di fare la sua parte. Non vuole essere un peso per il bilancio familiare, vuole la sua indipendenza. Proprio per questo e per pagarsi gli studi, trova un lavoro part-time. Ha scelto il negozio Adults Only Video in un centro commerciale su Paris Street. Non è il lavoro più glamour del mondo, lo sa bene, ma la paga è buona e gli orari sono flessibili, perfetti per incastrare le lezioni universitarie con le prove dell'orchestra. Oltre allo studio e al lavoro, la vita di René non lascia spazio a eccessi. La sua socialità è fatta di passioni concrete e persone fidate. La cerchia principale è quella universitaria, tra le prove con la banda e gli spartiti. C'è anche un altro posto dove René spende il suo tempo libero, il canile della città. È una volontaria attiva della Sudbury and District Humane Society. Ama gli animali e si dedica loro con costanza. In quel periodo la dinamica in casa è cambiata. Kim è cresciuta ed è andata a vivere da sola, ma la distanza non ha incrinato il loro rapporto. Si sentono continuamente al telefono, a ogni ora, per raccontarsi la giornata o semplicemente per sentirsi vicine. Renée è rimasta a Sudbury, nella città di famiglia, per stare accanto a mamma Carol. Non ci sono fidanzati, il suo unico punto fermo resta la sorella. È una vita fatta di cose semplici e progetti per il futuro. Negli ultimi mesi, però, durante le telefonate con Kim, emerge qualcosa di disturbante, di preoccupante. Non è un timore passeggero. René le confida qualcosa che le sta togliendo il sonno. Dice di sentirsi osservata. È una sensazione costante che la segue ovunque, all'università, mentre cammina per strada, quando torna a casa. Non sa che nome o che volto dare a questa paura, ma la sua ansia è reale. È convinta che qualcuno controlli ogni suo spostamento, un'angoscia che col tempo si trasforma in una mancanza di sonno cronica, notti passate in bianco che lasciano addosso una tensione costante. Ne parla ancora con Kim la sera del 26 gennaio, durante la loro solita telefonata. È martedì 27 gennaio 1998. Fuori, a Sudbury, il freddo è quello pesante dell'inverno canadese. Siamo a 17 gradi sotto zero, con il cielo grigio e la neve che copre ogni cosa. All'interno del negozio, René ha già iniziato il suo turno di lavoro ed è da sola. È una mattina tranquilla, una di quelle dove non c'è molto movimento. Si occupa delle solite cose. Sistema le cassette restituite sugli scaffali, mette in ordine dietro la cassa, fa quelle piccole mansioni che servono a far passare il tempo quando il negozio è vuoto. Alle 11:15 squilla il telefono e un suo collega. Parlano di lavoro, cose di routine, turni e scadenze. Una telefonata come tante altre. Proprio mentre parlano, René vede qualcuno entrare. Interrompe il collega, gli dice con la solita calma che è appena entrato un cliente. Riattacca per andare a servirlo. È un gesto banale, un automatismo che ha ripetuto centinaia di volte. Ma quel martedì mattina, nel momento in cui la linea cade, si chiude l'ultimo contatto di René con il mondo. Nessuno sentirà più la sua voce. Sono le 11:30. Una giovane coppia di studenti entra nel negozio. L'atmosfera sembra del tutto normale. C'è un uomo, un ragazzo giovane, accovacciato a terra vicino a un espositore. Appena si accorge di non essere più solo, si alza di scatto. È un tipo magro, con gli occhiali e i capelli scuri, corti. Non dice una parola. Scatta verso l'uscita, stringendo un fagotto all'interno del quale i due fanno in tempo a notare che inserisce rapidamente un oggetto. Alla coppia quella strana sacca sembra una piccola borsa.
L'uomo li incrocia senza guardarli e scivola fuori dalla porta. In un primo momento non capiscono affatto la gravità della situazione. Pensano addirittura che si tratti di un dipendente del negozio che corre nel parcheggio per restituire un oggetto dimenticato da un cliente. Ma mentre lo sconosciuto si allontana velocemente nel parcheggio, nel negozio cala uno strano silenzio. La coppia fa qualche passo avanti e nota subito qualcosa che non va. C'è un espositore rovesciato e le videocassette sono sparse ovunque, sul pavimento. Nonostante il disordine, i due ragazzi non pensano subito al peggio. Si avvicinano al bancone, convinti che René sia lì vicino, magari impegnata a raccogliere le cassette o a sistemare qualcosa che è caduto. Ma è proprio quando arrivano davanti alla cassa che si trovano davanti alla realtà. René è riversa sul pavimento, dietro il bancone. Intorno a lei si sta allargando una pozza di sangue. In quegli istanti lo shock è totale. Il ragazzo è il primo a reagire, spinge la fidanzata fuori dal locale lontano da quella scena e si assicura che si allontani immediatamente. Una volta in strada la ragazza corre verso la vicina caffetteria Country Bagel. Entra nel locale e usa il telefono per chiamare i soccorsi. Sono le 11:33. Mentre i soccorsi si mettono in moto, all'interno del videonoleggio la situazione rivela la sua reale gravità. La posizione del corpo e l'entità delle lesioni visibili rendono chiaro che non si è trattato di un incidente, ma di un'aggressione brutale. Per René, nonostante la rapidità della chiamata 911, ogni intervento medico purtroppo risulterà inutile. E pensate al modo in cui la famiglia ha scoperto la notizia. A casa Sweeney la televisione è accesa sul notiziario locale, Bill è un agente di polizia e quelle immagini attirano subito la sua attenzione. Il nastro giallo circonda l'Adults Only Video di Paris Street e quando l'inquadratura si sposta vede l'auto di René parcheggiata davanti al negozio sotto la neve. Esce di casa e corre subito sul posto, non servono conferme. Quel che trova dietro quel nastro cambia la storia della sua famiglia. Lo shock colpisce Carol fisicamente, la sua malattia subisce un tracollo immediato e da quel martedì di gennaio non camminerà mai più. Per Kim, la sorella, inizia un incubo diverso. Il giorno dell'omicidio guida fino a casa della madre, ma resta bloccata nell'abitacolo. Non riesce a scendere dall'auto finché qualcuno non arriva a scortarla dentro. Vive con un pensiero fisso. Se l'assassino ha ucciso sua sorella senza un motivo apparente, allora chiunque è in pericolo. È convinta che lui sia ancora fuori, che la stia osservando e che prima o poi tornerà per finire il lavoro anche con lei. Anche perché Kim ne è certa, nessuno poteva avercela in quel modo con René. Era amata, stimata e non aveva strane frequentazioni, dunque non aveva senso. È proprio questa assenza di un motivo a rendere tutto più atroce, la casualità. Se non c'è un perché, resta solo un atto di violenza gratuita che può colpire chiunque, in qualunque momento. Mentre la vita di questa famiglia cade a pezzi, per la polizia di Sudbury scatta la caccia all'uomo. I rilievi della scientifica raccontano la cronaca di una violenza difficile anche solo da immaginare. L'autopsia, che fra poco approfondisco meglio, rivela che René viene accoltellata per 27 volte, con i fendenti più profondi concentrati tutti nella zona del collo, ma nonostante la gravità delle ferite non si è arresa. Viene ricostruita la probabile dinamica di quei terribili momenti. Probabilmente l'assassino la crede già morta quando decide di allontanarsi verso il bagno del negozio, quasi certamente per lavarsi le mani e ripulirsi. In quei minuti di assenza René fa qualcosa di incredibile. Riesce a trascinarsi fin dietro il bancone. Sta cercando il telefono, sta cercando di chiamare aiuto, lottando per la sua vita con tutto quello che le resta. Quando l'aggressore esce dal bagno nota che la vittima si è spostata dal punto del primo contatto. René è riuscita a trascinarsi dietro il bancone, nel tentativo di raggiungere l'apparecchio telefonico. È in questa posizione che viene la seconda fase dell'attacco. Quindi la colpisce nuovamente, interrompendo definitivamente ogni sua possibilità di difesa o di richiesta di aiuto. L'attività investigativa che segue rappresenta uno degli sforzi operativi più imponenti nella storia del Dipartimento di Polizia di Sudbury.
Sulla scena del crimine lungo la via di fuga vengono repertati elementi probatori fondamentali. All'interno del locale il personale addetto ai rilievi isola 2 impronte papillari sul cassetto dei contanti, un'impronta di natura ematica sulla parte superiore del vassoio e un'impronta latente nella parte inferiore rilevata in laboratorio mediante l'utilizzo di polveri dattiloscopiche. Inoltre, sul pavimento del bagno la polizia ha isolato le impronte insanguinate di una scarpa da ginnastica, marca Brooks, taglia 10. Dall'inventario della merce risulta l'ammanco di circa $200 in contanti, 2 articoli di oggettistica erotica e 3 riviste per adulti. L'arma utilizzata per l'aggressione non viene rinvenuta nell'area delle ricerche. L'aggressore ha lasciato tracce del suo passaggio anche all'esterno del videonoleggio. Subito dopo l'uscita dal negozio, dei testimoni lo vedono percorrere il marciapiede del centro commerciale e risalire Paris Street. La fuga prosegue lungo un sentiero in un'area boschiva innevata, situata proprio dietro il complesso. Durante i rilievi nel parcheggio individuano anche una scia di gocce di sangue sulla neve. Tuttavia questa traccia punta in una direzione completamente opposta rispetto al sentiero del bosco preso dal presunto assassino. È necessaria una precisazione tecnica per capire come mai quel sangue sulla neve non abbia mai fornito un profilo genetico utile alle indagini. Una questione che si divide su 2 fronti. In primo luogo, un limite tecnologico dell'epoca, poiché nel 1998 la degradazione del materiale biologico in un ambiente umido e contaminato come la neve rendeva spesso impossibile l'estrazione di un profilo tipizzabile. In secondo luogo, una valutazione di priorità investigativa ha portato a concentrare le risorse sui reperti biologici trovati a diretto contatto con la vittima, ritenendo quelli esterni già troppo compromessi dagli agenti atmosferici e dal passaggio dei veicoli. Le ricerche nell'area boschiva vengono affidate alle unità cinofile e l'agente Brian McCrory, insieme al cane Oakey, a individuare una traccia cruciale. Abbandonati tra i rovi vengono rinvenuti gli indumenti di cui il fuggitivo si è sbarazzato mentre si allontanava. Si tratta di un giubbotto e un paio di guanti. Il giubbotto è una giacca a vento leggera in nylon, marca High Sierra, di colore verde acqua. I guanti, originariamente bianchi, risultano completamente intrisi di sangue che risulterà appartenere a René. All'interno della giacca viene repertata anche una spilla da baglia di grandi dimensioni. Nonostante il recupero di impronte e indumenti, l'indagine necessita di un riscontro visivo. I primi a fornire una descrizione del sospettato sono i 2 studenti che hanno scoperto il corpo, i quali si sono trovati a meno di 2 metri dall'aggressore mentre usciva dal negozio. Lo descrivono come un giovane dall'aspetto ordinario, privo di segni particolari o cicatrici. Una terza testimone, Paulette Taillefer, conferma di aver visto un individuo con caratteristiche analoghe correre nei pressi del centro commerciale. Sulla base di queste testimonianze, nel 1998 la polizia di Sudbury elabora e diffonde 2 identikit. I bozzetti descrivono un uomo di circa 20 anni, alto 1,80 m, di corporatura esile, con capelli scuri e corti spettinati sulla parte superiore. Il soggetto indossa occhiali ovali con montatura sottile, una barba incolta di pochi giorni, una felpa grigia e jeans. L'identikit mostra tratti talmente comuni da generare un paradosso investigativo. Tra i giovani di Sudbury la somiglianza con l'identikit diventa oggetto di conversazioni e segnalazioni continue, ma la genericità dei lineamenti rende ogni riscontro nullo. Nonostante la massima diffusione dei ritratti grafici su testate giornalistiche e network televisivi, l'identità del sospettato rimane ignota. Parallelamente alle attività sul campo viene eseguito l'esame autoptico, passaggio fondamentale per stabilire la dinamica letale dell'aggressione. Nel gennaio del 1998 a Sudbury non sono presenti patologi forensi abilitati a gestire casi di omicidio di tale complessità. Il corpo di René viene quindi trasferito a North Bay. Per preservare l'integrità dei reperti, il trasporto avviene in regime di custodia controllata e certificata. La salma è sigillata in un contenitore a continuità garantita, una procedura rigorosa.
Il contenitore può essere aperto esclusivamente alla presenza degli investigatori incaricati. Il medico legale, il dottor Uren, che esegue l'autopsia, rileva sul corpo di René un totale di 27 ferite d'arma da punta e taglio. Le lesioni fatali che hanno causato uno shock emorragico irreversibile sono localizzate nell'area della gola e del collo. Attraverso l'analisi delle tracce lasciate sui tessuti e sulle strutture ossee, il patologo definisce le caratteristiche dell'arma. Un coltello con una lama della lunghezza minima di 8,5 cm. L'esame documenta inoltre numerosi tentativi di difesa. Sono presenti ferite da difesa sugli arti superiori e sulle mani, segni oggettivi di un prolungato scontro fisico nel tentativo di respingere l'aggressore. Proprio grazie a questa resistenza il personale medico riesce a repertare l'elemento più significativo dell'intera indagine: frammenti di materiale biologico estraneo intrappolati sotto le unghie della vittima. Da questi microreperti viene estratto un profilo di DNA maschile. Tuttavia, nel 1998 i limiti della tecnologia genetica e l'assenza di corrispondenze nel database limitano l'utilità immediata della prova. Quel profilo genetico rimarrà archiviato per i successivi 20 anni, in attesa di un'evoluzione delle tecniche di comparazione. Nel febbraio 1998, a meno di un mese dall'omicidio, la procura di Sudbury annuncia una svolta che sembra destinata a chiudere il caso: l'arresto di un sospettato. Il nome scritto nel registro degli indagati è quello di John Fetterly. L'ordinanza di custodia cautelare si basa in modo esclusivo sulle conclusioni del tecnico di identificazione della polizia, l'agente Rick Waugh. Secondo il rapporto firmato da Waugh, le impronte papillari repertate sul cassetto dei contanti corrisponderebbero in modo inequivocabile a quelle di Fetterly, già presenti nel database delle forze dell'ordine. Rick Waugh non seleziona Fetterly per caso. L'uomo presenta caratteristiche che lo rendono il sospettato ideale per un'indagine sottoposta a una forte pressione mediatica. Ha una passione documentata per le armi bianche ed è noto alle autorità per precedenti penali legati al furto di riviste per adulti. Esattamente la tipologia di merce sottratta dal videonoleggio dopo l'omicidio. Sfruttando queste coincidenze e una parziale somiglianza fisica con gli identici, Waugh decide di forzare la mano. Non commette un errore di valutazione, ma mette in atto una manipolazione deliberata, fabbricando una corrispondenza scientifica inesistente per fornire rapidamente un colpevole all'opinione pubblica. Tuttavia il castello accusatorio crolla in meno di 48 ore. Una verifica indipendente condotta per convalidare il reperto prima del rinvio a giudizio rivela l'assoluta assenza di compatibilità tra le impronte sulla scena e quelle dell'indagato. John Fetterly è totalmente estraneo all'omicidio di René Sweeney. L'uomo viene immediatamente scagionato e rilasciato, mentre la posizione di Rick Waugh diventa indifendibile. L'agente viene rimosso dall'incarico e radiato dal dipartimento per aver inquinato l'indagine con prove artefatte. Questo gravissimo episodio di malasanità investigativa non solo penalizza un innocente, ma genera una paralisi operativa che mina la credibilità dell'intero dipartimento. La violazione dei protocolli di verifica da parte di Waugh rende gli investigatori estremamente cauti nell'approcciare nuove piste, creando un paradosso investigativo in cui la paura di commettere un secondo errore giudiziario finisce per proteggere il vero assassino. Questa deviazione di risorse e attenzione, avvenuta proprio nelle settimane cruciali, lascia l'indagine in una fase di stallo profondo che durerà per i successivi 20 anni. Nel 2017 la tecnologia compie un passo che 20 anni prima era pura fantascienza. La polizia di Sudbury decide di rompere lo stallo investigativo rivolgendosi alla Parabon Nanolabs, un'azienda della Virginia specializzata in fenotipaggio genetico del DNA. Ma che cos'è tecnicamente il fenotipaggio? Mentre il test del DNA tradizionale serve a confrontare due campioni per verificarne una corrispondenza, come una serratura con la sua chiave, il fenotipaggio analizza i marcatori genetici per estrarre informazioni fisiche direttamente dal codice biologico. Gli scienziati non cercano un nome nel database,
ma leggono il DNA per prevedere l'aspetto dell'ignoto, il colore degli occhi, dei capelli, della pelle e la struttura ossea del viso. Si tratta di una vera e propria biologia predittiva. Nel 2017 la Parabon Nanolabs rilascia un'immagine. Il volto ricostruito dell'assassino ha 20 e ha 40 anni. È la prima volta che la città di Sudbury vede il possibile volto dell'uomo che ha ucciso René. La diffusione di questo identikit digitale riaccende l'attenzione pubblica sul caso, dando finalmente una forma concreta a un'ombra durata 20 anni. Mentre la scienza corre, la realtà della famiglia Sweeney è segnata da una lunga attesa che si trasforma in perdita. La madre di René, Carol, è deceduta nel 2001 a causa della sua sclerosi multipla e il patrigno Bill è scomparso nel 2010, entrambi senza mai conoscere l'identità dell'assassino. La sorella Kim è rimasta l'unica custode di questa ricerca della verità. Ogni anno, il 27 gennaio, Kim continua a organizzare momenti di ricordi, raccolte fondi, assicurandosi che il nome di René non diventi solo un numero in un fascicolo di pulizia, ma resti una priorità per l'intera comunità. L'impatto visivo dell'identikit riaccende l'attenzione, ma per attivare un sospettato serve un ulteriore passo avanti. Nel 2018 la polizia autorizza quindi la Parabon a procedere con una seconda, diversa tecnica, la genealogia genetica forense. Questa tecnica non cerca una corrispondenza diretta nei dati criminali, ma sfrutta i portali di genealogia pubblica utilizzati dai cittadini per ricostruire i propri alberi genealogici. Il DNA repertato sotto le unghie di René viene confrontato con milioni di profili per individuare segmenti di codice genetico condivisi, segno di una parentela più o meno lontana. È un lavoro di triangolazione biologica. Si rintracciano i cugini di terzo o quarto grado per risalire a ritroso verso un antenato comune e poi ridiscendere lungo i rami della famiglia fino a isolare un sospettato compatibile. Questo approccio differisce radicalmente da quanto abbiamo visto qui in Italia per il caso di Yara Gambirasio. Se per Yara la scoperta di Ignoto 1 era avvenuta tramite uno screening di massa senza precedenti, prelevando fisicamente migliaia di campioni tra la popolazione locale per trovare un legame di sangue, nel caso di René Sweeney la ricerca è stata interamente digitale. Gli investigatori non hanno bussato alle porte, ma hanno navigato tra gli alberi genealogici online per identificare i parenti dell'assassino. I ricercatori della Parabon individuano così due linee familiari distinte, che presentano legami genetici con il profilo di ignoto, i Secord e i McAllister, incrociando i dati anagrafici e i registri civili di questi due ceppi emerge un unico punto di convergenza, la famiglia Wright. Le indagini si stringono intorno a un profilo specifico, Robert Stephen Wright. All'epoca dell'omicidio Wright ha 18 anni e frequenta la Lockerbie Composite School, a breve distanza dal videonoleggio Adults Only Video. Questo nome non era mai apparso nei radar degli investigatori. Wright non faceva parte dei sospettati iniziali, non aveva precedenti penali e dopo il diploma aveva costruito una vita ordinaria, lavorando come tecnico di laboratorio in un ospedale della zona. Ma per la prima volta nel 1998 la scienza non indica più una possibilità, ma un uomo in carne e ossa. Individuato il nome di Robert Stephen Wright, la polizia non procede all'arresto immediato. Il DNA della genealogia forense serve a restringere il campo, ma non è ammissibile come prova definitiva in tribunale. Occorre un confronto diretto tra il profilo del 1998 e un campione fresco di Wright, ottenuto seguendo i protocolli di catena di custodia. Inizia così un'operazione di sorveglianza discreta. Gli investigatori lo seguono nei suoi spostamenti quotidiani tra la sua abitazione e il North Bay Regional Health Center, l'ospedale dove lavora come tecnico di laboratorio. L'obiettivo è recuperare un oggetto abbandonato che contenga il suo materiale biologico. L'occasione si presenta durante una pausa pranzo. Gli agenti in borghese lo osservano mentre consuma un pasto in un locale pubblico. Dopo che l'uomo si allontana, gli investigatori intervengono immediatamente per recuperare gli oggetti con cui è venuto a contatto, un bicchiere di carta e una cannuccia.
I reperti vengono sigillati e inviati d'urgenza al Center of Forensic Sciences. Il verdetto della biologia molecolare è inappellabile. Il DNA estratto dalla saliva sulla cannuccia corrisponde perfettamente al profilo genetico repertato 22 anni prima sotto le unghie di René. Non ci sono più margini di errore. Robert Stephen Wright è l'uomo che il 27 gennaio 1998 è entrato all'Adults Only Video. L'11 dicembre 2018 gli agenti della polizia di Sudbury si presentano al North Bay Regional Health Center. Wright viene prelevato dal posto di lavoro e dichiarato in arresto con l'accusa di omicidio di primo grado. Dopo l'arresto, Robert Stephen Wright viene associato al Sudbury Jail in regime di custodia cautelare. Nonostante le istanze presentate dai suoi legali, gli avvocati Michael Lacy e Brian Pullan, il giudice della Corte Superiore, negano ripetutamente la libertà su cauzione, Judicial Interim Release. Il rischio di inquinamento probatorio e l'allarme sociale legato alla gravità del reato rendono la detenzione preventiva l'unica misura applicabile. Il percorso verso il dibattimento subisce una paralisi di oltre 4 anni. La difesa tenta di invocare la Jordan Rule, una norma del diritto canadese che impone il proscioglimento dell'imputato se i tempi processuali superano i 30 mesi. Tuttavia la magistratura rigetta il ricorso, stabilendo che i ritardi sono causati da fattori esterni e imprevedibili, la pandemia da Covid-19 e le precarie condizioni di salute di Wright, che contrae il virus in forma grave durante la detenzione. Il procedimento giudiziario si apre formalmente il 23 gennaio 2023 presso il Tribunale di Sudbury, presieduto dal giudice Robbie Gordon. L'accusa è rappresentata dai procuratori Kevin Ludgate e Rob Parsons, mentre la difesa è affidata agli avvocati Michael Lacy e Brian Badali. L'imputato, ormai 43enne, deve rispondere di omicidio di secondo grado. L'iniziale accusa di primo grado, che presuppone la premeditazione, era stata infatti derubicata nel 2019. La formazione della giuria presenta criticità immediate. 2 giurati vengono destituiti nei primi 2 giorni per legami indiretti con la vittima. Nonostante il rischio di scendere sotto il numero legale dei 10 giurati, il giudice Gordon decide di procedere con i 13 rimanenti. Il dibattito è segnato da continui scontri tecnici. Durante le dichiarazioni iniziali, la difesa si oppone formalmente all'uso di un linguaggio ritenuto esagerato e suggestivo da parte della procura. Di contro, l'accusa contesta alla difesa di avere insistito troppo sull'assenza di un movente, un elemento che, per legge, i procuratori non hanno l'obbligo di dimostrare per ottenere una condanna. Il 6 marzo 2023 il processo rischia l'annullamento. Kim, la sorella di René, parcheggia un furgone di fronte all'ingresso riservato ai giudici con un adesivo riportante la scritta Guilty Af, colpevole da fare schifo. La difesa richiede formalmente l'annullamento del processo, sostenendo che la giuria sia stata indebitamente condizionata. Dopo aver visionato i filmati di sorveglianza e interrogato i 4 giurati passati accanto al veicolo, il giudice Gordon respinge l'istanza, ritenendo l'impatto minimo, ma emette un severo ammonimento alla famiglia Sweeney. Il fulcro del dibattimento poggia sui rilievi scientifici. Il sergente Robert Weston illustra come la genealogia genetica, affidata nel 2018 al laboratorio Parabon Nanolabs, abbia permesso di identificare Wright partendo dal DNA estratto dalla scena del crimine. Di contro, l'agente della scientifica Rick Wu ammette in aula di aver falsificato un referto del 1998, l'errore che all'epoca portò all'ingiusto arresto di John Fetterly. Il 13 e 14 marzo 2023 Robert Stephen Wright testimonia in propria difesa. Ammette di essere il giovane visto fuggire dal negozio, ma nega l'omicidio. Dichiara di essere entrato nel locale, di aver trovato il corpo di René e di averla toccata per cercare il battito cardiaco, sporcandosi così guanti e giacca di sangue. Giustifica la fuga come una reazione di puro panico, definendola, e cito, la peggiore decisione della mia vita. Durante il controinterrogatorio, il procuratore Parson incalza l'imputato su 2 punti cruciali: la presenza delle sue impronte digitali sotto il cassetto dei contanti e
il suo DNA rinvenuto tra i detriti sotto le unghie della vittima. Ma Wright non fornisce spiegazioni precise, parlando di una possibile caduta e della ricerca di un appiglio in un momento di panico. Il 27 marzo, nelle aringhe conclusive, la difesa punta su ragionevole dubbio, sottolineando la mancanza dell'arma del delitto e l'assenza di legami progressi tra Wright e René. A questo si aggiunge un dettaglio cruciale tirato in ballo dall'avvocato difensore. L'impronta insanguinata della scarpa Brooks lasciata sulla scena era una taglia 10, ma Wright ha testimoniato in aula di portare la taglia 12 già nel 1998 e di non aver mai posseduto quel tipo di scarpe. L'accusa, dal canto suo, descrive l'evento come una rapina finita nel sangue, indicando nel DNA la prova di un uomo disposto a uccidere per nascondere il suo segreto per 25 anni. Qui, secondo me, emerge un punto di forte contrasto tra la verità processuale e l'esperienza vissuta dalla vittima. Sebbene la giustizia abbia derubricato il reato omicidio di secondo grado, escludendo quindi la pianificazione, non si può ignorare l'inquietudine che aveva accompagnato René nei mesi precedenti. La sensazione di essere perseguitata, da lei stessa riferita, sembra suggerire uno scenario diverso da una rapina finita male. E aggiungerei anche che 27 coltellate non sembrano per niente una rapina finita male, ma qualcosa di più passionale. Eppure, in assenza di prove documentali di uno stalking pregresso da parte di Wright, la Corte ha proceduto sulla base dell'impeto del momento. Il 29 marzo 2023, dopo 24 ore di Camera di Consiglio, la giuria emette il verdetto: colpevole di omicidio di secondo grado. I membri della giuria raccomandano pene severe, con la maggioranza che suggerisce il massimo di 25 anni senza libertà condizionale. Tuttavia, il 29 giugno 2023, il giudice Gordon stabilisce la possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo 12 anni. La decisione si basa su due fattori tecnici: l'assenza di prove sulla premeditazione e il fatto che l'imputato, fino al momento del delitto, non avesse alcun precedente penale. Scontati 4 anni già passati in carcere dal momento dell'arresto nel 2018, il termine effettivo si riduce drasticamente. Il team difensivo ha ufficialmente presentato ricorso in appello contro la condanna per l'omicidio di secondo grado. L'iter processuale è attualmente in corso, ma nel frattempo la difesa ha tentato una mossa ulteriore: la richiesta di libertà su cauzione in attesa dell'esito del ricorso. Nel luglio del 2025 i tribunali hanno però negato l'istanza di rilascio. I giudici hanno stabilito che non sussistono cambiamenti significativi nelle circostanze personali o legali dell'imputato tali da giustificare la scarcerazione. Di conseguenza, Wright rimane in custodia presso il penitenziario di Mill Haven. Deve continuare a scontare la sua pena mentre l'iter di appello prosegue il suo corso. E tra l'altro nel corso del 2024 e del 2025 ha dovuto affrontare nuove accuse non correlate a Sudbury per molestie criminali, sequestro di persona e 2 aggressioni sessuali nella città di North Bay. Queste accuse specifiche tuttavia sono state poi ritirate nel settembre del 2025. René oggi riposa al Maple Crest Cemetery di Dowling, in Ontario, accanto a sua madre Carol. Sulla sua lapide sono incisi un trombone, una chiave di violino e un angelo. L'epitaffio recita: figlia e sorella amorevole, la vita è fugace, l'amore è per sempre. Il giudice Robbie Gordon, nel chiudere il caso, ha descritto René come una giovane donna di talento che aveva molto da offrire al mondo. Aveva 23 anni. Suonava il trombone con l'orchestra sinfonica e trascorreva ore a pianificare il futuro con sua sorella Kim. Un futuro che le è stato negato la mattina del 27 gennaio 1998. Tuttavia l'indagine ha dimostrato che René non è rimasta inerme. Il DNA repertato sotto le sue unghie è stato l'ultimo atto di resistenza di una donna che ha lottato strenuamente contro il suo aggressore. Quel materiale genetico, conservato per oltre 2 decenni, ha infine parlato. 22 anni dopo il delitto, quei rilievi scientifici hanno restituito un nome e un volto al colpevole. La giustizia è stata lenta, ma alla fine è arrivata.
E questa era la triste storia di Renée Sweeney, una vicenda segnata dal dolore, da gravi errori investigativi e da una famiglia che non ha mai smesso di attendere, ma è soprattutto la testimonianza di una ragazza che fino alla sua ultima battaglia non si è mai arresa. Raccontare queste storie con rispetto è la mia priorità. Se volete sostenere My Love Crime, fatelo sentire con un like o scrivendo cosa ne pensate nei commenti. Il vostro supporto conta davvero per continuare questo lavoro. Grazie di cuore, ci vediamo al prossimo miglio. Ciao!